Ciao ragazzi, in questo tutorial vi faccio vedere come realizzare un'applicazione, una semplicissima applicazione meteo, ok, utilizzando Angular. Il bello di questa tipologia di applicazione è che si dovrà interfacciare con due API totalmente esterne, una relativa a OpenStreetMap e l'altra relativa a OpenMeteo, uno dei servizi principali che andiamo ad utilizzare. L'applicazione avrà delle caratteristiche interne molto peculiari, tra cui quella di inserire la città ricercata, o comunque sia la città trovata e di cui ci interessa il meteo, all'interno dei preferiti. Utilizzeremo il local storage, quindi cercheremo di creare un'applicazione il più completa possibile. Non utilizzerà del back-end fatto da noi, quindi utilizzeremo principalmente e prettamente delle API esterne, e vi faccio vedere quali sono i due riferimenti. Il primo riferimento in assoluto ovviamente sarà quello di openmeteo.com. Vi faccio vedere un po' come funziona generalmente l'API. Allora, openmeteo.com, soprattutto per quando andiamo su API Docs, ci mette a disposizione tante tipologie di informazioni. Abbiamo la possibilità di querare, di interrogare OpenMeteo con 10.000 richieste al giorno totalmente gratuite, e se il nostro progetto ovviamente non ha scopi commerciali. Se ha scopi commerciali dobbiamo richiedere delle API particolari che sono ovviamente sottoposte a conteggio e ulteriori poi limitazioni. Allora, come funziona? Nella parte bassa, ok, ci fa vedere, ok, come poter utilizzare questa tipologia di API, soprattutto dal punto di vista delle informazioni di cui abbiamo bisogno. Esempio pratico, la temperatura, se sta piovendo, se ci sono, qual è la wind speed e così via. Noi diciamo che cerchiamo delle informazioni estremamente basilari. Uno sicuramente sarà se sta piovendo o non sta piovendo, e l'altra potrebbe essere proprio la temperatura. Però come funziona in questo caso? Guardate, qui posso mettere la temperatura, ad esempio, e l'umidità relativa. Allora, una delle caratteristiche principali è che a seconda di quello che noi andiamo a comporre, fondamentalmente si compone, guardate, un qualcosa, un URL qui sotto. Allora, in pratica, come funziona l'API di OpenMeteo? Allora, utilizzando api.openmeteo.com, utilizzando questa tipologia di elemento V1 Forecast, guardate, se lo andiamo a ricercare, lui ci dice che questa è la tipologia di richiamo dell'API. Questi sono tutti quanti i parametri che possiamo utilizzare per andare ad effettuare la nostra interrogazione. Ok? Utilizzando sempre come primo elemento specifico proprio la latitudine e la longitudine. Questa è una cosa estremamente importante per noi, perché utilizzare la latitudine e la longitudine è un qualcosa che ci permette ovviamente di avere un meteo estremamente preciso. Il problema qual è? È che se vogliamo sapere ad esempio il meteo di Roma, di Milano o di Prato La Peligna, ad esempio, è molto probabile che ce ne sia più di uno di questi nomi, oppure se abbiamo dei dati frammentari, diciamo che latitudine e longitudine diventano un po' difficili da gestire. E quindi che cosa dovremmo fare? Dovremmo prendere l'esatta latitudine e longitudine da parte delle città, ok, utilizzando un altro elemento che si chiama OpenStreetMap. Guardate, intanto vi faccio vedere come funziona, ad esempio, la richiesta API. Allora, l'idea è proprio questa: utilizzando questo endpoint che si chiama API meteo.com v1 forecast, lui ovviamente non ci risponde assolutamente niente. Perché? Perché dobbiamo dargli dei parametri obbligatori. Il parametro obbligatorio per eccellenza è proprio la combinazione latitudine e longitudine. Vi faccio vedere quello di Roma. Quindi, utilizzando il punto interrogativo, perché stiamo passando delle variabili di tipologia get, gli stiamo passando, guardate, latitudine e longitudine. Se metto formatta il codice, che è una delle nuove funzionalità di Google Chrome, che l'ha integrata, è un beautifier si chiama, guardate, ci fornisce queste informazioni. Bene, l'idea è questa. Allora, se vogliamo ad esempio, scusatemi, ritorno un attimo su OpenMeteo, vogliamo prendere la temperatura o qualcosa del genere, o la temperatura a livello orario, di solito si utilizza questo elemento che sta qui sopra, che l'ho già selezionato, che è temperature 2m, ok? Quindi fondamentalmente gli vado ad aggiungere, vedete, and hourly temperature 2m. Guardate cosa succede, c'è un bel marasma di informazioni. Vado a formattare il codice e lui mi dice: questo è il tempo del giorno
ovviamente 10-12 a partire da mezzanotte fino ovviamente ai prossimi giorni, perché di default lui ha settato 7 giorni di operazioni, se non sbaglio, non 7, potrebbero essere sì, una settimana ce l'ha di default, vedete? Arriva fino al 2024, 16 alle 23. Bene, l'idea è proprio questa. Il concetto è che la temperatura è un array che ha come corrispondenza ogni singolo elemento rispetto all'ora di riferimento. Quindi il primo sarà del 10-12 a mezzanotte, ok? Il secondo sarà dell'1 e così via. Quindi sappiamo che a Roma a mezzanotte di oggi ci saranno 8,2 gradi, poi 8, poi 7,8, poi 6,4 e così via. È estremamente utile questa tipologia di elemento per effettuare dei grafici, per creare dei grafici, per creare delle statistiche di un certo tipo. La cosa carina, tra virgolette, è proprio questa, che ovviamente utilizzando le unità orarie, lui mi ha impostato il tempo a ISO ovviamente 8601. Se volete, all'interno di questo elemento potete definire ovviamente quelle che sono delle strutture anche personalizzate, andate a vedere come si compone il vostro URL e potete cambiare ad esempio anche la time zone oppure la tipologia di time format. Guardate, se metto Unix timestamp, molto probabilmente, guardate, ha aggiunto un time format Unix time. Proprio per vedere questa operazione, guardate, la vado ad aggiungere, guardate come è cambiato e ho praticamente il simbolo orario, comunque sia il valore orario, già riconvertito in Unix timestamp. Mi piace di più questa tipologia di operazione, mi piace di più questa tipologia di notazione perché è molto più developer friendly, quindi è un po' più generalizzata e le ricerche rispetto ad uno Unix timestamp sono molto 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 più rapide rispetto a un formato ISO. Allora, una cosa estremamente importante che vi posso far vedere, su cui vorrei porre l'attenzione, è proprio relativa al cercare di capire come funziona il weather code, ovvero durante lo sviluppo delle API di OpenMeteo, qui dentro non si nomina da nessuna parte il weather code. Allora, che cos'è il weather code? Allora, ragazzi, se io cerco weather codes, in pratica esiste una griglia, guardate, uso ad esempio, vedete Metar di riferimento, vediamo un pochettino quelli che sono i codici. Non riuscendoli a trovare vi faccio vedere direttamente quello che mi sono preparato per questa tipologia di codice. Guardate, le weather descriptions sono praticamente definite dal WMO, praticamente sarebbe dal World Meteorological Organization. Praticamente cosa succede? Noi possiamo richiedere direttamente a OpenMeteo di darci, ok, lo stato attuale in quel punto, ovvero è sereno, è poco nuvoloso, oppure è nuvoloso, c'è nebbia, nebbia da brina e così via. Quindi ci sono delle specifiche fatte ovviamente dall'Organizzazione Mondiale Meteorologica che ci permettono di avere delle caratteristiche distinguibili ovviamente da ogni singola tipologia di elemento. E allora a questo punto cosa succede? Come la integro all'interno di questa API? Guardate, tecnicamente posso aggiungere un nuovo elemento. Questa tipologia di elemento sarà questo Harley Weather Code, ovvero in pratica ogni singola ora, ok, vado in formatta, lui si sta portando dietro il tempo, poi la temperatura per ogni singolo riferimento e poi il weather code. Che cosa significa, ragazzi? Vi faccio rivedere. Vorrei farvelo vedere su Visual Studio Code, però è un po' più comodo direttamente qui sopra. Se vado a fare un cattura, datemi solo un secondo, vado in nuovo. Allora, possiamo dire che questo riferimento qui, ok, quindi questo codice qui, si riferisce a questa temperatura con questo weather code. Capite qual è il concetto? Questo codice qui, quindi questo orario qui a questa temperatura con questo weather code e così via. Capite qual è il riferimento che abbiamo sotto forma di weather code? È estremamente semplice da comprendere, però questa API sarà un bel po' difficile da gestire. Ok? Non tanto difficile da gestire quanto un po' più complicata per quanto riguarda proprio la creazione dello schema.
Bene, l'idea, va bene, è esattamente questa. Abbiamo già analizzato l'API di OpenMeteo, come deve essere direttamente gestita. Qui c'è il tempo di generazione. Dato che gli abbiamo chiesto l'orario UTC, dobbiamo ricordarci di fare la conversione sul nostro fuso orario e così via. Ci siamo? Allora, qui c'è anche il valore di elevazione, ma poi ci facciamo una bella chiacchierata anche su questo. La cosa un po' più importante sono questi due dati. Perché? Perché tecnicamente come faccio a sapere che Roma ha esattamente quel mapping direttamente lì sopra? Non posso saperlo in maniera diretta. L'unico modo, tra virgolette, che ho per effettuare queste tipologie di operazioni è andarle a richiedere ad un servizio di geolocazione. Allora, tecnicamente esiste un servizio molto 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 comodo per noi che si chiama nominatim.org, ovvero in pratica è un open source geocoding with OpenStreetMap data. Semplicemente utilizza OpenStreetMap, una libreria estremamente comoda, flessibile e open source per quanto riguarda la gestione di dati geomorfologici, che ci porta, tra virgolette, ad utilizzare la sua API nella maniera più semplice possibile. Guardate, lui dice utilizza l'API Documentation per effettuare tutte queste tipologie di operazioni. Guardate, Search OSM Objects by Name or Type. Semplicemente OSM significa OpenStreetMap. Per cercare una città ci serve sicuramente il search, proprio al 100%. Se ci clicco sopra, fondamentalmente lui mi dice, guardate, devi utilizzarla richiamando questa API con nominatim openstreetmap.org con il search e il punto interrogativo, quindi passiamo sotto forma di parametro get quelli che sono i valori della ricerca. Q è una free form query string to search for. Che cosa significa? Praticamente che se noi andiamo a mettergli questa tipologia di operazione con il search, Q, che sarebbe query, uguale Roma. Ok? Guardate, il formato, attenzione, vi faccio vedere un pochettino come funziona. Allora, lui ci manda in output ovviamente quello che è il valore di nominating. Il problema qual è? Allora, intanto siamo già sull'interfacciamento di OpenStreetMap, ma non è questo che ci serve. Perché? Perché noi dobbiamo interfacciarlo con una API. Ma l'API sotto quale forma? Sotto forma di JSON, ok? Perché dovrà essere una REST API totalmente esterna. E allora guardate qual è la situazione. Ho appena messo end format uguale JSON, guardate cosa succede. Praticamente noi ci ritroviamo, attenzione, gli devo dare un attimo dei valori almeno operativi. Scusatemi, eccolo qui. Purtroppo mandando la query lui è partito direttamente con la parte di HTML. Lui è arrivato su UI, quindi semplicemente devo andare su /search. Guardate, quindi ripropongo questo endpoint perché lui ha fatto un redirect. Che cosa significa? Quando voi fate la prova per la prima volta, riscrivetelo totalmente da zero, illuminating openstreetmap.org. Vado ovviamente a definirlo sotto formato JSON e guardate cosa succede. Lui mi dice place ID, questo qui è il codice identificativo di quel luogo, poi latitudine e longitudine sono i nostri due valori e questo, il bounding box, è praticamente il rettangolo che contiene tutta la superficie di Roma sotto forma di quelle che sono le varie combinazioni latitudine e longitudine. Sono praticamente di questo rettangolo il vertice in alto a sinistra e il vertice in basso a destra. Però qual è la situazione? Ce n'è più di una di Roma, soprattutto per quanto riguarda i distretti, ma soprattutto potrebbe esserci anche un Roma, per esempio in Texas, negli Stati Uniti. Ok? Quindi capite benissimo che queste tipologie di operazioni potrebbero generare più di un valore. Infatti, proprio per questo motivo, se ci fate caso, questa qui è una sequenza, è un array, ok? Di oggetti. E starà a noi ovviamente effettuare la ricerca. Se voglio ovviamente limitare ad 1 la ricerca puntuale, posso fare end limit uguale 1, ok? E quindi mi restituisce il primo risultato. Ma devo essere veramente fortunato, perché è improbabile che il primo valore sia esattamente quello di cui abbiamo bisogno. E quindi dovremmo creare, tra virgolette, delle strutture che siano ovviamente direttamente connesse ad una ricerca. A me piacerà fare poi probabilmente una tendina dove vado a selezionare effettivamente il Roma che mi serve. Ok? Benissimo. A questo punto che cosa succede? Vado
ad inizializzare il mio progetto di tipologia Angular, ma prima di fare ciò cerco di fare una sorta di diagramma dei casi d'uso, così almeno cerchiamo di comprendere un po' come funziona la nostra applicazione e cerchiamo di mettere un check poi man mano sui casi d'uso che vogliamo realizzare. Allora, guardate, l'utente, ok? Vi consiglio di andare a vedere qualche video riguardante la parte di UML e i diagrammi di casi d'uso per comprendere quello che sto facendo. Allora, l'utente che cosa potrà fare? Potrà ricercare una città, ok? Quindi questo è un caso d'uso. L'utente potrà visualizzare il meteo della città. Ovviamente questa tipologia di caso d'uso deve includere la ricerca della città. Per quale motivo? Perché altrimenti non sappiamo di quale città stiamo vedendo il meteo, stiamo visualizzando il meteo, ok? Include. Allora, questi due casi d'uso sono attivabili entrambi in maniera diretta, perché? Perché io posso sia ricercare direttamente la città, sia posso vedere il meteo della città quando l'ho selezionato, perché include ovviamente la ricerca della città. E su questo non ci piove. Poi, per rimanere in tema, scusate la simpatia. Allora, la cosa più importante in questo momento qual è? È ovviamente, dopo aver visualizzato il meteo della città, inserire la città nei preferiti. Ok? Quindi che cosa significa questo? Che io posso, una volta che visualizzo la città, guardate, includo ovviamente questa tipologia di operazione, una volta che visualizzo la città la posso inserire nei preferiti, però ovviamente vedete a cascata come si richiamano questi elementi. La ricerca della città deve essere praticamente il primo step. Ovviamente posso effettuare anche scusatemi, cerco di fare CTRL-C, CTRL-V, la rimozione della città dai preferiti, ok? Perché? Perché tecnicamente potrebbe non esserci più utile, oppure immaginate di cambiare posto, fondamentalmente dobbiamo presentare questa tipologia di elemento. Quindi l'idea è questa, semplicemente questi 4 casi d'uso, almeno per il momento, estremamente importanti per noi, ci permettono di andare a sviluppare una semplicissima web app nella maniera più diretta possibile. Ovviamente non vado troppo nello specifico del diagramma degli use case in questo caso, mi serve solo come tracciamento delle funzionalità che dovrò sviluppare successivamente. Quindi ci ritorneremo sicuramente, lo miglioreremo questo diagramma dei casi d'uso, però per il momento può essere una delle caratteristiche fondamentali. Vi faccio notare una cosa, perché sicuramente a qualcuno comparirà questa, cioè a qualcuno verrà in mente questa operazione. L'inserimento della città dei preferiti non è direttamente richiamabile dallo user, semplicemente per quale motivo? Perché il visualizzare il meteo della città, ok, è la funzionalità che lo user può ovviamente vedere. Quindi fondamentalmente cosa succede? Non posso inserire direttamente il meteo, scusatemi, la città nei preferiti, ma devo ovviamente prima visualizzare la città, e quindi tecnicamente potrebbe essere questa, dopo la visualizzazione del meteo della città, un'estensione. Ma vi faccio riflettere ovviamente su questa tipologia di elemento ancora un po', perché poi ci ritorneremo e sarà un bel momento di discussione per cercare di comprendere come sviluppare al meglio il diagramma dei casi d'uso e come in un approccio che si chiama Technology Driven Design, ovviamente il design, la parte di strutturazione e di realizzazione di un approccio guidato dalla tecnologia, il diagramma dei casi d'uso verrà modificato man mano che l'applicazione diventa realtà. Perfetto, iniziamo lo sviluppo.